Questo progetto nasce da un viaggio a Lampedusa. Eravamo andati come fondazione sul molo Favarolo di Lampedusa, dove arrivavano le barche e arrivano le barche delle persone migranti. Mi ricordo che arrivò una barca di 6,5 metri e c'erano 50-60 persone e scese un bambino che era a piedi nudi, completamente congelato perché veniva da 3 giorni di viaggio e aveva gli occhi persi nel nulla. E il progetto Metamorfosi nacque da quella domanda, cioè perché quel bambino e non mio figlio? E quella domanda continuava a tormentarmi finché chiesi al governo, allora c'era Luciana Lamorgese come ministro, le barche. Non sapevamo ancora per che cosa, ma perché però per renderle memoria viva, perché non venissero distrutte, perché il governo le distrugge come rifiuti speciali. Portammo le barche al carcere di Opera e lì si iniziarono a fare dei presepi finché il liutaio, insieme alle persone detenute, cominciò a fare un violino. Ecco, il violino del mare. Ma questo violino finito suonava. Ecco, e da quel momento, da quel suono, nacque l'idea di creare un'orchestra, l'orchestra del mare, per cercare di dare voce ad ogni persona migrante che adesso, mentre stiamo parlando, sta fuggendo dal suo paese per la guerra, per la fame e per tutte le cause di povertà assoluta. Sembrava un sogno irrealizzabile, invece adesso quando questi strumenti, perché l'orchestra non ha un organico fisso, ma sono strumenti che viaggiano, quando questa orchestra va a suonare nelle varie orchestre italiane e europee, porta in qualche modo il suono di quelle barche e la storia anche di quel bambino che abbiamo visto scendere quel giorno. Abbiamo qui fuori un parcheggio con circa, al momento ci sono 30 barche. Noi andiamo lì, abbiamo tutti gli attrezzi, ormai ci siamo un po' abituati perché comunque ne abbiamo smontati già 30 più o meno. Però ogni volta che apriamo una nuova barca ho dentro una storia diversa. Perché all'interno, perché noi togliamo la coperta, diciamo, e dentro comunque troviamo tutti gli attrezzi come scarpe dei bambini, soprattutto quelle sottremende, o vestitini, borse con pannolini, cioè ti accorgi che là dentro c'è stato un viaggio, non sai come è finito, ti domandi il perché quella scarpa è lì e perché ne è solo una, cioè l'altra dov'è? E chiaramente quando trovi, come è capitato, un tesserino scolastico, trovi piuttosto dei numeri di telefono ripiegati avvolti nel cielo, ti poni la domanda: è arrivato? Quando stai lavorando lo sai che questo barca da dove è arrivato? Dalle guerre è scappato, da alcuni casi da fame, per la maggior parte le guerre che creano fame. E quando stai creando con questo pezzo di legno che stai lavorando e sai che questo pezzo ha salvato la vita, tu stai dando una forma, un oggetto, stai facendo una cosa molto particolare, molto sensibile anche. Poi anche io sono passato alle guerre da piccolo e sono più sensibile, mentre sto lavorando penso anche per queste cose, anche per loro. A livello personale mi piace pensare che invece che finire bruciate in un camino, hanno una nuova vita, un nuovo utilizzo. Quindi tornano a essere utili perché alla fine non erano nate per questo, avevano uno scopo. È stato cambiato. Un po' come tanti di noi effettivamente. Ero qui, lavoravo qui in Italia, lavoravo in una fabbrica vicino Napoli, solo che ero giovane,
a 20 anni lavorare già in fabbrica non mi piaceva, sai, quelle catene di montaggio, a 20 anni avevo la testa di fare altro e tutto. Quindi un giorno mi sono licenziato e sono partito prima per Amsterdam e poi Inghilterra. Da lì diciamo che un po' qualche difficoltà, mi sono trovato un attimo in difficoltà, ma un po' la testa era ancora giovane e ho fatto qualche errore che mi ha portato in carcere e qui cerchiamo di ripartire con nuovo inizio. Per dare un senso a tutto questo tempo mi sono diplomato ancora di nuovo. Sì. E ho fatto i corsi di pittura, faccio parte della compagnia teatrale del teatro. Qui siamo tutti assunti. Infatti uno degli aspetti principali è questo, che è un lavoro. E effettivamente a livello di dignità personale il lavoro sia fuori, a maggior ragione dentro, è basilare, perché comunque mi permette di non dipendere dalla mia famiglia, anzi ci dovesse essere, speriamo di no, ho bisogno di poter supportare la mia famiglia. Quindi comunque è una soddisfazione personale. In carcere il lavoro è l'unica strada per riuscire a farcela. Voglio ricordare l'articolo 27 della Costituzione, cioè che la pena non deve essere disumana, ma deve tendere alla rieducazione della persona condannata. Naturalmente la persona si deve rendere conto del reato commesso, perché dobbiamo sempre pensare alle vittime, ma nel momento in cui capisce il dolore che ha causato, soprattutto attraverso la giustizia riparativa e attraverso il lavoro, allora veramente succede qualcosa di straordinario. Noi vediamo le persone che fanno questi violini che cambiano e che piano piano tornano nella società e non fanno quello che facevano prima. Cioè, fare questo violino ci vogliono 400 ore di lavoro e immaginatevi quindi il cammino lungo 4, 5, 6, 7 anni di consapevolezza, e intanto lavorano sulla giustizia riparativa, quindi si confrontano con i parenti delle vittime di reati analoghi e quindi entrano in se stessi e davvero cambiano e non commettono più quei reati. Per cui penso che sia importantissimo riflettere sulle occasioni del lavoro in carcere. Mi sono laureato l'anno scorso in editoria e scienze della comunicazione. Ho fatto la tesi sul giornalismo in carcere. Quindi se tu dovessi uscire domani, cosa faresti? Il giornalista o il notaio? Il giornalista. C'è un ostacolo, no? Una volta che finisci in questo mondo, no? Una volta che finisci... La società un po'... non sei visto così tanto bene, no? Mi auguro che un giorno, un domani, riuscirò a imparare a fare anche da solo e se no anche lavorare in collaborazione, se qualcuno mi accetta. E ogni giorno cerco di cambiare, cerco di dimostrare che non sono quel ragazzo cattivo, così tanto cattivo, anche se sono finito in galera, no? Innanzitutto mi sembra che sia un lavoro utile, per cui comunque mi dà, non so come dire, come portare dei fiori dentro un ambiente che è un po' abbastanza infernale come struttura. E poi, come si dice, anche dal punto di vista umano, comunque le persone sono comunque sempre delle persone. E in questo contesto qua ti rendi conto come una persona che anche ha commesso dei reati è comunque una persona come tutte le altre con cui puoi confrontarti e quindi niente, è un processo di crescita anche mio. Se un rifiuto è diventato questo, magari un uomo può diventare anche qualcosa di meglio, no? Ho sentito il suono del violino del mare, per me veramente è rimasta una cosa per dire
com'è possibile? Perché nessuno si aspettava che uscisse quel tipo di suono. Questo tipo di legno, questo tipo di suono, questo tipo di strumento non fa altro che portare la voce, la sofferenza di chi poi è stato sopra con le note, con la musica. Perciò da una parte magari è un dolore, una tristezza, dall'altra parte insomma è una bellezza, perché poi interpretare il dolore in note musicali insomma, è una genialità. Cioè. Sì, non lo facevi prima. Però tu con le tavole fai da solo lì, ti fermavi la facilità che ne dà. No, con questo no. Era questo? E con la poesia che suonavo le tavole. No, non ho fatto lei solfeggio. Quelli qua ci voglio dire le tavole. Tavola sì, però solfeggio non lo facevo qua. Non lo vuoi fare? Non è che non lo voglio fare, non l'ho mai fatto con questo brano. Ero uno studente del conservatorio e grazie al presidente del conservatorio, che allora era Arnoldo Moscamondadori, ci siamo conosciuti per questo progetto che coinvolgeva anche i ragazzi rom che suonavano per le strade di Milano, e c'è stato uno scambio culturale e anche musicale. E alla fine è nata questa idea di creare, allargare, partendo da questo nucleo rom, allargarla ad altre culture, e quindi nacque l'Orchestra dei Popoli. Il violino del mare racchiude un messaggio molto profondo, molto drammatico, e allora è uno strumento che noi possiamo suonare. Quindi non è solo un violino, è uno strumento puro, è la musica. Ho sentito questa parola che mi è piaciuta tantissimo, il legno che canta, più che il violino che è fatto dal legno di una barca, naturalmente con la storia triste che sappiamo tutti. Però il legno che canta vuol dire un altro messaggio al mondo, che è andare in giro, portare questo messaggio. È importante portare questo messaggio, penso così. E non è solo il messaggio che passa rispetto al dramma contemporaneo che stiamo vivendo, che quello è uno dei più grossi drammi, ma è anche un senso di tenere uniti, diciamo, di dare anche un messaggio di fratellanza, che è possibile una convivenza, che lo straniero non è la paura, no? Sì, hanno voluto fare, diciamo, ricordare la forma della barca. Io spero che con questo progetto, che il dolore lo racconta musicalmente o cerca di lenire, perché noi non curiamo direttamente le persone che provengono da queste esperienze, però penso che come lavoro artistico, musicale, possiamo magari smuovere un po' le coscienze, che non possiamo cambiare in grandi cose, ma nel piccolo di ciascuno credo ci sia una speranza di cambiamento per un futuro migliore e anche un presente. Allora, che dobbiamo aggiustare? Tu non ti dimenticare quando lui fa l'assolo, Non mi dimentico capo. È un viaggio che si fa tutti insieme e conosci altre cose, come dire, apri una finestra che non avevi mai aperto, vedi un altro mondo. E allora nasce questa stare insieme e è un messaggio anche per il mondo, credo.
perché noi eravamo tipo Orchestra dei Popoli, avevamo tipo 15 etnie almeno, e soprattutto un messaggio, come dicevo, al mondo che noi esistiamo, noi stiamo bene e andiamo avanti. E poi perché c'è una storia dietro questo legno, cioè nel senso che è un legno che porta, un legno abituato all'acqua, un legno che porta scarto umano per sogni di speranza e che conosce dolore. Questo legno pure diventa lo stesso legno e scarto rispetto poi ai legni con cui vengono costruiti i violini. Quindi le mani che fanno questi strumenti sono di detenuti. Quindi c'è una moltiplicazione di questo scarto, no? Che poi alla fine ti esce questa armonia. Mi viene in mente una frase di De André in un suo vecchio brano che diceva: dai diamanti non nasce niente, dalle dame nascono i fiori.